Ciao, in tanti mi avete chiesto come fare a velocizzare la connessione internet. La connessione del computer a internet dipende da una pluralità di fattori, però per fortuna ci viene in soccorso un programmino, che peraltro è gratuito, che ci consente di ottimizzare in un colpo solo tutti quanti questi fattori. La prima cosa da fare a questo punto è andare a scaricarlo. Quindi apriamo Google Chrome o il nostro browser preferito e andiamo ad effettuare una ricerca per TCP Optimizer, scritto in questo modo, TCP Optimizer. Andiamo ad aprire il primo risultato che ci si propone. Benissimo, abbiamo già presente il link per lo scaricamento del programma. Andiamo a scaricarlo e mettiamolo in un posto dove sarà facile trovarlo, per esempio il desktop. Come puoi vedere, io ho già scaricato il mio TCP Optimizer perché ho fatto un po' di prove per cercare di trovare i migliori settaggi che voglio proporre anche a te. Quindi tu clicca su salva, io in questo caso faccio clic su annulla. Al termine dello scaricamento, quando qui ti sarà comparso il programmino, potrai chiudere il browser ed andare ad aprire il desktop laddove è stato scaricato il tuo programmino. Una volta scaricato il programma, non aprirlo con il solito doppio clic, ma fai un clic destro e scegli Esegui come amministratore. Questo è fondamentale perché il programma ha bisogno dei privilegi amministrativi per impostare determinate cose sul tuo sistema in modo da velocizzare la connessione. Facciamo clic. Ci si proporrà una finestra che ci chiede di consentire di apportare modifiche al dispositivo. Scegliamo sì, attendiamo il caricamento e andiamo a fare il primo aggiustamento. La prima cosa da fare, una volta caricato il programma, è andare a selezionare qui in basso Custom. Dopodiché prendere questo slider in alto e spostarlo su 100 più Mbps, cioè il valore massimo. Se dovessi avere più schede installate sul tuo dispositivo, niente paura. L'importante è che tu attivi questa voce Modify All Network Adapters. Bene, passiamo alle ottimizzazioni. La prima voce è MTU, va impostato a 1500. Scendiamo qui giù e andiamo a vedere il TCP Window Auto Tuning che va impostato su Normal. Per quanto riguarda il Window Scaling Heuristics va disabilitato. Il Congestion Control Provider va impostato su CTCP. Il Receive Side Scaling, l'RSS, va abilitato e allo stesso modo va abilitato l'RSC. Come time to leave puoi lasciare 64, è l'impostazione migliore, e disabilitare, questo è importante, tutte queste voci. Dopodiché puoi fare clic su Applica i cambiamenti, Apply Changes, e dare l'ok. Applicati i cambiamenti ti verrà richiesto di riavviare il sistema. In questo caso tu clicca su No, come faccio io, perché dobbiamo impostare quest'altra scheda, Advanced Settings. Andiamo a cliccare. Anche in questo caso puoi copiare i miei parametri. Comunque li vediamo assieme uno per uno. Il Max Connection per Server, il primo, va impostato su 10. Allo stesso modo anche il secondo Max Connection per Server va impostato sempre su 10. La priorità di risoluzione dell'host, non stiamo a scendere in dettaglio, è molto semplice. Puoi impostarli in sequenza 4, 5, 6, 7. Quindi local 4, host 5, DNS 6, NetBit 7. Per quanto riguarda la voce retransmission, la prima Maxin Retransmission va impostata su 2 e la seconda va impostata su Disabled. Passiamo all'RTO. I valori giusti per il primo, l'iniziale, sono 2000 e 300 per il secondo. Il Quality of Service va messo su 0 la prima voce e su Optimal 1 la seconda. Passiamo ai Gaming Tweak. Attenzione, che tu giochi o non giochi non fa molta differenza, perché i settaggi migliori sono quelli relativi al gaming, perché ti danno la massima responsività del sistema. Andiamo a impostare il Network Throttling Index su Disabled, quello seguito da una serie di F. La System Responsiveness va impostata su Gaming 0. Andiamo ancora avanti. La TCP Hack Frequency Disabled 1. Attenzione, il TCP No Delay va impostato su Enabled 1, non confondere questi due valori. Infine il TCP DelactX va impostato su Disabled 0. Andiamo all'allocazione di memoria per la rete. Large System Cache va impostato su Default
0. Size, cioè le dimensioni, vanno impostate su default 1. E arriviamo agli ultimi due parametri. Max user port al valore massimo, che è 65534. Per quanto riguarda la TCP timed wait delay, impostiamo il valore di 30 e andiamo ad applicare i cambiamenti e a dare l'ok sull'elenco che ci viene proposto. Al termine, anche questa volta ci verrà proposto di riavviare il sistema. In questo caso io clicco no, perché altrimenti terminerebbe la mia registrazione, ma tu puoi cliccare tranquillamente su sì. Se per caso qualcosa dovesse essere andato storto, niente paura. Ti basterà cliccare su Windows Default e Apply Changes e il programma ripristinerà tutto quanto come prima sui predefiniti di Windows. Una volta riavviato il sistema, sarai curioso di sapere come va, se è migliorato o meno. Questa cosa la puoi controllare, è una cosa che puoi fare sia prima che dopo l'applicazione di questi cambiamenti in questo modo. Apri nuovamente il tuo browser e vai a cercare questo, test ADSL UCLA, lo speed test di UCLA, il più affidabile di tutti. Apri il primo sito che ti si propone e clicca su vai, tutto qui. Attendiamo che vengano fatte le misurazioni. Ti dico che le mie misurazioni prima di impostare questi cambiamenti erano sul valore di download 790, mentre sul valore di upload erano 130. Direi che già siamo migliorati. Possiamo dirci soddisfatti. Alla prossima!